Quando pensiamo ai vulcani, la nostra mente corre subito all'Islanda, al Giappone o all'Italia. Ma ci sono due continenti dove il vulcanismo racconta storie molto diverse e spesso poco conosciute: l'Africa e l'Antartide. Due mondi opposti, uno caldo, dinamico, in piena evoluzione, l'altro ghiacciato, remoto, apparentemente immobile. Eppure, sotto entrambi, la Terra è tutt'altro che tranquilla. Per capire i vulcani, dobbiamo partire da sotto i nostri piedi. Spiegazione semplice della tettonica a placche. Crosta divisa in placche. Movimento lento ma continuo e interazioni divergenti, convergenti e trasformi. L'Africa è uno dei luoghi più affascinanti dal punto di vista geologico, con la presenza del Rift dell'Africa orientale, in cui il continente si sta letteralmente spaccando in due, ed in futuro darà origine alla placca nubiana a ovest, che è la parte più grande, e la placca somala a est, che comprende la regione del Corno d'Africa, inclusi Somalia, Kenya, Tanzania e parti dell'Etiopia. Il Rift dell'Africa orientale è il margine attivo dove avviene questa separazione. Queste due placche si stanno allontanando lentamente, con un ritmo di pochi millimetri all'anno, e nei prossimi milioni di anni questa separazione potrebbe portare alla formazione di un nuovo oceano, staccando la parte orientale dal resto del continente. L'Antartide invece è più stabile, ma non completamente inattiva. Infatti abbiamo un vulcanismo legato ad hotspot ed antichi sistemi tettonici. La placca antartica ha due zone distinte. L'Antartide orientale è una vasta porzione stabile e rigida della crosta continentale. E l'Antartide occidentale, un'area più giovane e tettonicamente attiva, caratterizzata dal rift dell'Antartide occidentale. La regione è circondata da dorsali oceaniche divergenti e influenzata dalla corrente circumpolare antartica. Entrambi i continenti milioni di anni fa facevano parte di un unico blocco, il supercontinente australe insieme all'America meridionale, India ed Australia chiamato Gondwana. Il Gondwana si formò nel Cambriano circa da 570 a 500 milioni di anni fa e successivamente, nel Paleozoico superiore, si unì a Laurentia, Baltica e Siberia per formare il supercontinente Pangea. La definitiva scissione del Gondwana ebbe inizio durante il periodo giurassico circa 180 milioni di anni fa, separandosi dalla Laurasia e iniziando il processo che ha portato alla configurazione continentale attuale. L'Africa si è separata dalla Laurasia, ossia l'insieme settentrionale di Nord America ed Eurasia, ed ha iniziato a staccarsi dal Gondwana a circa da 180 a 200 milioni di anni fa. La frattura tra il Sud America e l'Africa è avvenuta in diverse fasi, con l'apertura dell'Oceano Atlantico meridionale, posizionandosi come continenti distinti in un arco di tempo che va dal Giurassico al Cretaceo. Mentre la frattura tra l'Antartide e gli altri continenti è avvenuta in modo graduale. Dai 180 a 150 milioni di anni fa iniziò a staccarsi da Africa e Sud America.
Tra 130 e 100 milioni di anni fa, l'India e il Madagascar si separarono dall'Antartide e dall'Australia. Tra 85 e 50 milioni di anni fa, l'Australia si separò definitivamente dall'Antartide, iniziando a muoversi verso nord. Dai 35 ai 23 milioni di anni fa, il Sud America si separò dalla penisola antartica, aprendo il passaggio di Drake. La deriva dei continenti, iniziata con questa separazione, è durata decine di milioni di anni, portando i continenti alla loro posizione attuale. Il cuore del problema, il Rift. Il Rift africano è una gigantesca ferita nella crosta terrestre e le sue caratteristiche sono l'estensione di circa 6.000 km, con attività vulcanica intensa e terremoti frequenti. E i vulcani principali sono il Nyiragongo, il Nyamuragira, il Kilimangiaro ed Ertale. Partiamo dal primo. Il Nyiragongo è uno stratovulcano altamente attivo, situato nella Repubblica Democratica del Congo, vicino al confine col Ruanda e a 20 km da Goma. È uno dei vulcani più pericolosi al mondo, con una lava estremamente fluida, che può raggiungere velocità fino ai 60 km/h, ed inoltre ha un lago di lava permanente situato all'interno del cratere. La seconda del 2002, in cui una colata lavica invase e distrusse Goma, insieme a 14 villaggi vicini, costringendo all'evacuazione immediata di oltre 400.000 persone. La città è stata successivamente ricostruita sopra la colata lavica. Attualmente il vulcano Nyiragongo è tra i più sorvegliati al mondo, con la presenza costante di vulcanologi che effettuano monitoraggio in tempo reale sul cratere. Il Nyamuragira è un vulcano a scudo situato nella Repubblica Democratica del Congo, a poca distanza dal confine con il Ruanda. Il vulcano fa parte della catena dei Monti Virunga, che si allunga sul lato occidentale della Rift Valley. È alto 3.058 metri e sorge a poca distanza dal Nyiragongo e a circa 25 km dalle coste del lago Kivu. Il monte Nyamuragira è molto attivo e ha eruzioni frequenti ma poco esplosive. Spesso manifesta attività eruttiva da fessure laterali, con abbondanti emissioni di lave basaltiche ad alto contenuto di potassio, che possono in alcuni casi coprire grandi distanze e formare a volte laghi di lava. Il Nyiragongo e il Nyamuragira hanno molte cose in comune come la posizione. Entrambi si trovano a nord del lago Kivu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Sono tra i vulcani più attivi dell'Africa. Producono lava basaltica molto fluida, capace di scorrere velocemente. Entrambi hanno ospitato laghi di lava attivi nei loro crateri e rappresentano una minaccia significativa per le popolazioni locali, in particolare per la città di Goma. Ma hanno anche differenze significative. Partiamo dalla tipologia di vulcano ed altezza. Il Nyiragongo è un classico stratovulcano con ripidi pendii, mentre il Nyamuragira è un vulcano a scudo massiccio, ampio e con pendenze ridotte. Il Nyiragongo è più alto, raggiungendo circa 3.470 metri, mentre il Nyamuragira si eleva a circa 3.058 metri. Entrambi i vulcani hanno anche un diverso stile eruttivo. Il Nyiragongo è noto per le eruzioni laterali che possono svuotare il lago di lava sommitale, creando colate laviche che minacciano direttamente la città di Goma,
come è avvenuto nel 2002 e nel 2021. Mentre il Nyamuragira è il più attivo, con eruzioni frequenti che avvengono spesso lungo le sue fiancate, coprendo vaste aree di lava, sebbene solitamente meno pericoloso direttamente per Goma rispetto al Nyiragongo. Infine, il Nyiragongo ha un cratere sommitale molto profondo, con un lago di lava quasi perenne, mentre il Nyamuragira ha una caldera sommitale più piccola. Entrambi però sono cruciali nel monitoraggio vulcanico della regione. Il Kilimangiaro viene definito il gigante dormiente. Assieme alle savane rappresenta un simbolo dell'Africa. Con i suoi 5.895 metri è la montagna più alta del continente e la montagna singola più alta del mondo. Situato in Tanzania, questo vulcano inattivo è un'icona di biodiversità, avventura e bellezza naturale, con il suo ghiacciaio perenne, chiamato il ghiacciaio di Rebman, che contrasta con la savana sottostante. Con i suoi tre coni vulcanici Kibo, Mawenzi e Shira, è uno stratovulcano in fase di quiescenza e questa sua condizione rappresenta un potenziale rischio futuro. Basso ma non nullo, per questo viene costantemente monitorato. Il vulcano Ertaal è il più attivo dell'omonima catena, alto 613 metri ed è posto nella parte centrale della catena stessa. Situato nel deserto di Danakil, uno dei luoghi più caldi e inospitali del pianeta. Ha un'attività continua e la lava emessa è di tipo basaltico, e il magma è dello stesso tipo di quello emesso nelle dorsali oceaniche. È un vulcano a scudo attivo nella depressione di Afar, in Etiopia, famosa per ospitare un lago di lava perenne sulla sua cima dal 1967, conosciuto come la Porta dell'Inferno e la Montagna Fumante nel deserto di Danakil. È un'area di estrema attività vulcanica e temperature elevatissime, che può essere visitata in tutta sicurezza grazie a guide esperte e organizzazioni specializzate. Tuttavia, il suo monitoraggio diretto è limitato a causa della posizione remota e dell'instabilità politica della regione, affidandosi principalmente a satelliti e spedizioni scientifiche sporadiche. Il primo caso particolare è il lago Nyos, un lago craterico, un maar, situato nel cratere di un vulcano quiescente nel massiccio del Monte Oku, nella linea dei vulcani del Camerun, a circa 315 km a nord-ovest di Yaoundé. È un lago profondo, raggiunge oltre i 200 metri di profondità. Una diga naturale di roccia vulcanica racchiude le acque del lago. Una sacca di magma giace al di sotto del lago, provocando la fuoriuscita di anidride carbonica che va a saturare le acque.
È noto per il catastrofico ribaltamento limnico avvenuto il 21 agosto 1986, in cui l'anidride carbonica che si era accumulata negli strati profondi si liberò, forse a causa di una frana o un'instabilità interna, rilasciandone all'improvviso di circa 1,6 milioni di tonnellate, creando una nube densa e letale che si diffuse lungo le valli. Questo perché l'anidride carbonica, essendo più pesante dell'aria appena si libera, scende verso il basso. Infatti in questo caso è scesa lungo le valli sottostanti. La nube soffocò oltre 1700 persone e 3500 capi di bestiame nei villaggi vicini e circa 4000 abitanti fuggirono dall'area e molti di questi svilupparono in seguito problemi respiratori, lesioni e paralisi. L'entità del disastro ha indotto alla ricerca di adeguati metodi di prevenzione e per evitare il ripetersi di simili tragedie sono stati installati nel tempo sistemi di degassamento sul lago. Il secondo caso è Haile Gubbi, un vulcano a scudo situato nella regione degli Afar, in Etiopia, il più meridionale della catena montuosa dell'Ertale. Ritenuto spento, data la posizione remota della regione, le documentazioni storiche quasi assenti al riguardo, il vulcano non è stato studiato a sufficienza per datare eventuali eruzioni non registrate. Infatti è possibile che si siano verificate eruzioni circa 12.000 anni fa, durante l'Olocene. Di conseguenza nessuna sua attività era stata registrata nel corso della storia umana, almeno fino al 23 novembre 2025. L'eruzione ha prodotto una colonna di cenere e gas alta fino a 14 km, con cambiamenti visibili sulla sommità del vulcano. Fortunatamente, data la posizione estremamente isolata, non si sono registrati danni a centri abitati e non ci sono state vittime, anche se ha causato la cancellazione o il dirottamento di alcuni voli di linea a causa delle ceneri, rendendo l'evento principalmente un fenomeno di grande interesse scientifico e visivo, documentato da satelliti e spedizioni. Qui sta la vera criticità, la vulnerabilità a causa di alta densità abitativa vicino ai vulcani, infrastrutture limitate e sistemi di monitoraggio spesso insufficienti. Un continente apparentemente silenzioso. L'Antartide sembra immobile, ma sotto il ghiaccio si nasconde un mondo attivo. Il protagonista assoluto è il Monte Erebus, il vulcano attivo più a sud del pianeta ed è costantemente attivo dal 1972. Presenta un lago di lava persistente, attività continua ma moderata e produce eruzioni stromboliane. È tristemente noto per il disastro del volo Air New Zealand 901 del 1979. Ad oggi risulta il più grave disastro aereo accaduto in Antartide e il più grave disastro dell'aviazione civile neozelandese, causato da un errore di navigazione durante un volo panoramico, che ha causato 257 vittime. Il disastro fu causato principalmente da errori umani e di sistema, in particolare una modifica della rotta non comunicata all'equipaggio e l'errata percezione visiva dovuta al fenomeno del bianco totale, ossia un fenomeno meteorologico e visivo estremo, tipico di ambienti innevati, in cui la nebbia, le nuvole basse e la neve al suolo si fondono, eliminando ogni ombra, orizzonte e contrasto. Questa condizione, spesso causata da una diffusa dispersione della luce, annulla la percezione della profondità e dell'orientamento. Tuttavia, il Monte Erebus è un vulcano costantemente attivo e le sue caratteristiche geologiche hanno giocato un ruolo indiretto, ma significativo,
nella dinamica del disastro come ostacolo sul percorso, essendo alto quasi 3.800 metri. Poi analisi successive hanno suggerito che il fumo o le nubi prodotte dalle fumarole del vulcano potrebbero aver contribuito a ridurre la visibilità o a nascondere la montagna, rendendo il whiteout ancora più ingannevole per i piloti. Infine, il lago permanente, sebbene non vi sia stata una grande eruzione quel giorno, le sue costanti emissioni di gas e vapori possono aver influenzato le condizioni locali. Sebbene sia continuamente monitorato da basi scientifiche, il Monte Erebus rappresenta un rischio geologico ed ambientale significativo. Ma adesso parliamo dei vulcani sotto il ghiaccio. Qui la situazione diventa davvero interessante. Centinaia di vulcani subglaciali e molti di questi ancora sconosciuti. Questo tipo di vulcani può creare dei rischi specifici. Vediamoli. 1. Scioglimento dei ghiacci. Un'eruzione può accelerare lo scioglimento locale e di conseguenza un impatto sul livello del mare, innalzandolo. 2. Esplosioni freatomagmatiche. Il magma a contatto con ghiaccio ed acqua può provocare violente esplosioni. 3. Impatto globale. Anche se lontano dall'uomo, l'Antartide può influenzare tutto il pianeta, intaccando il clima e le correnti oceaniche. L'Antartide possiede un sistema di rift vulcanico, noto come Rift dell'Antartide occidentale, che per certi aspetti geologici ricorda il sistema di rift est africano, sebbene sia in gran parte nascosto sotto chilometri di ghiaccio. Si tratta di una delle più grandi province di rift sulla Terra, che si estende per circa 3.000 km di lunghezza e 700 km di larghezza tra l'Antartide orientale e quella occidentale, dalla Baia di Ross fino alla penisola antartica. Come la Rift Valley africana, anche il Rift antartico è caratterizzato da attività vulcanica. L'Antartide conta più di 100 vulcani, molti dei quali sepolti sotto il ghiaccio, mentre altri sono attivi e si ergono sopra la calotta, come il Monte Erebus. Entrambi i sistemi sono legati all'assottigliamento della crosta terrestre. In Antartide, questo processo separa l'Antartide orientale più antica da quella occidentale più giovane. A differenza di quella africana, la Rift Valley antartica è quasi interamente coperta da una calotta di ghiaccio che ne cela la topografia. Sebbene indagini radar abbiano confermato la presenza di profonde valli e laghi subglaciali. In sintesi, l'Antartide è un continente geologicamente attivo, con un sistema di rift che spacca la sua parte occidentale, simile per natura, ma nascosto dal ghiaccio alle grandi fratture continentali come quella in Africa. L'Africa ha un vulcanismo attivo, visibile e un alto rischio umano diretto, mentre l'Antartide possiede un vulcanismo nascosto e un rischio globale indiretto. Un concetto chiave: il rischio non dipende solo dal vulcano,
ma da quanto siamo esposti e preparati. Due continenti opposti, ma un'unica realtà. La Terra è viva. In Africa vediamo il futuro di un continente che si divide. In Antartide, un passato nascosto sotto il ghiaccio che potrebbe influenzare il nostro futuro. Nel prossimo episodio parleremo dei vulcani del continente americano. Mi raccomando, non mancate. Vi è piaciuto il video? In caso affermativo, vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.